Il torneo più importante dell'anno sta per tornare. Sì, perché la Stardom ha finalmente diramato le partecipanti al 5-Star Grand Prix 2025. 32 lottatrici si affronteranno in singolar tenzone per decretare chi è la migliore e per ambire a detronizzare Saya Kamitani, attualmente in possesso del World of Stardom Championship. Ma che cos'è il 5-Star Grand Prix e come funziona esattamente? Beh, per chi non lo sapesse, il 5-Star Grand Prix è il torneo più importante della Stardom, nonché uno dei più importanti al mondo. Le partecipanti sono solitamente divise in vari gruppi, ribattezzati Red Stars e Blue Stars, dove a turno si affrontano in singles match. Le vincitrici di questi incontri guadagnano punti che poi vengono sommati tra loro e alla fine chi possiede più punti può ambire ad accedere alla fase successiva. Insomma, per farla breve, le regole del 5-Star Grand Prix sono molto simili a quelli dei mondiali di calcio. In passato chi ha vinto questo torneo è poi riuscita a coronare il sogno più ambito per una lottatrice della Stardom, quello ovviamente di catturare la Red Belt. Atlete del calibro di Mayu Iwatani, Giulia, Shuri e così via hanno visto le proprie credenziali spiccare il volo dopo la conquista del 5-Star Grand Prix. Possiamo tranquillamente affermare che vincere questo torneo è un passo fondamentale nella carriera di quelle lottatrici che ambiscono al top della Stardom. Fatto le doverose premesse, possiamo ora andare a esaminare la line-up del 5-Star Grand Prix di quest'anno. Un torneo che vedrà purtroppo alcune assenze per via di infortuni, ma anche semplicemente per scelte personali, ma anche un paio di sorprese che faranno di certo discutere. Come abbiamo detto ad inizio video, le partecipanti al torneo di quest'anno saranno 32, che verranno divise in 4 gruppi di 8 ragazze ciascuno. Partiamo allora dal Blue Stars P, dove al suo interno troviamo Sari, Suzu Suzuki, Momo Watanabe, Ina, Konami, Hanako, Momo Kogo e Ranna Yagami. La prima sorpresa è sicuramente la partecipazione di Sari, che oggi può vantare l'IWGP Women's Championship vinto pochi giorni fa contro Shuri. Una Sari che dopo aver partecipato al Dream Stars della Marigold lo scorso anno, ora può ambire a scrivere un'altra pagina della sua carriera grazie a questa illustre partecipazione. Per chi non lo sapesse, il Dream Stars della Marigold è pressoché simile al 5-Star Grand Prix della Stardom. Diciamo che ad ora è il torneo più importante della compagnia di Rossy Ogawa. Tornando a Sari, la lottatrice ex WWE avrà il compito di rappresentare al meglio la New Japan Pro Wrestling grazie al titolo IWGP in suo possesso. Una cintura già messa nel mirino da Momo Watanabe, che durante la press conference di presentazione non ha nascosto di sognare quella cintura. Una Momo Watanabe che nel match di ritorno aveva sfidato Azumi, ma ad un match valevole per lo Strong Women's Title, ma che ora è finito nel mirino di Bozilla con la Watanabe che si è magicamente dimenticata di Azumi e del titolo Strong. Non so, immagino che sarà colpa del caldo. Comunque, tornando al Blue Stars B, il gruppo vede anche al suo interno gente come Suzuki, Konami, Ina e Hanako, tutte ragazze con l'obiettivo di fare un gran torneo e regalare splendide performance per ricordare a tutti il loro valore. È un gruppo fornito di ottime lottatrici, direi, che saprà regalarci scontri molto interessanti. Passiamo ora al Blue Stars A, dove troviamo Saya Ida, Miyu Hamasaki, Saori Anou, Aya Sakura, Ami Sorei, Bozilla, Ruaka, Yuri Aime o Akira Kurogane. Sì, perché soltanto una lottatrice tra Yuria e Akira avrà l'onore di partecipare al 5-Star Grand Prix 2025, mentre l'altra dovrà molto probabilmente guardare il torneo seduta sul divano di casa propria.
La Stardom infatti ha annunciato che le due rookie si affronteranno in un match per decretare appunto chi parteciperà al torneo e chi no. Tale match per ora non ha una data, ma credo che ne sapremo di più nei prossimi giorni. Detto ciò, anche questo girone vede la presenza di ottime lottatrici, come ad esempio Ami Sorei, che ha tutta l'intenzione di recuperare il tempo perso causa infortunio. Vi ricorderete di certo come lo scorso anno Ami fu costretta a saltare il 5-Star Grand Prix proprio per via dell'infortunio al ginocchio che la tenne ferma ai box per 10 mesi. Ora che è finalmente tornata, è pronta a lasciare il segno. Un'altra atleta che vorrà di certo dire la sua è Bozilla, arrivata in Stardom da poco ma con le intenzioni già chiare. Vuole innanzitutto dimostrare a tutte la sua enorme forza fisica e sbaragliare ogni avversaria. Inoltre vuole mettere le mani sullo Strong Women's Championship di Azumi e per fare ciò la lottatrice tedesca dovrà dar fondo a tutte le sue abilità, provando che merita un posto nel torneo, nonché all'interno del 5-Star Grand Prix 2025. Senza dimenticarci di Saori Anou, l'ex Wonder of Stardom Champion, è rimasta da troppo tempo fuori dal giro che conta e sa bene che il 5-Star Grand Prix è quello che le occorre per tornare in carreggiata. Queste dunque sono le 16 wrestlers che fanno parte del Blue Stars, ma il torneo è composto anche dal Red Stars, che a sua volta è diviso in due gruppi. Il gruppo B è forse quello più difficile a cui prendere parte, perché al suo interno troviamo la crème della crème che la Stardom possa offrirci. Infatti il girone è composto da Starlight Kid, Azumi, Natsupoi, Sayaka Kurara, Tomoki Inaba, Ryan, Natsuko Tora e Rina. Come avrete di sicuro notato, questo girone potrà offrirci grandi match quali SLK vs Azumi o SLK vs Natsupoi e ancora Azumi vs Rina piuttosto che Natsupoi vs Azumi e così via. Insomma, tanti incroci che faranno sognare i fan che non vedono l'ora di vedere sul proprio schermo le grandi performance di queste splendide atlete. Personalmente non vedo ora di gustarmi tutti questi incroci, su tutti Starlight Kid vs Azumi, che ormai è diventato fiore all'occhiello di ciò che è il wrestling femminile mondiale. Credo che ad oggi non ci sia nulla di meglio che guardare queste due ragazze in azione l'una contro l'altra. Insomma, il Red Stars B promette di essere il gruppo più spettacolare, quello in grado di regalarci scontri epici di cui parleremo a distanza di mesi. Nel Red Stars A invece troviamo l'attuale World of Stardom Champion, Saya Kamitani, che dovrà difendere l'onore dall'assalto di guerriere affamate di successo, che non vedono l'ora di mettere le mani addosso alla campionessa. Il Red Stars A infatti vede tra le sue fila Hanan, Meiseira, Yuna Mitsumori, Lady C, Waka Tsukiyama, Azusa Inaba, Bea Priestley e Saya Kamitani. Il nome che probabilmente fa più scalpore è quello di Bea Priestley, che dopo l'esperienza negativa in WWE fa il suo ritorno momentaneo in Stardom per prendere parte al 5-Star Grand Prix e per rimettersi in gioco. Questo è sicuramente un nome a cui Phoenix Queen dovrà fare attenzione, ma non solo. Sì, perché anche Hanan è intenzionata a mettere in dubbio il dominio della campionessa. Anzi, ad oggi io credo che la giovane leonessa sia quella con maggior possibilità di vittoria finale o almeno una delle maggiori candidate ad ambire alla finale del torneo. Un 5-Star Grand Prix che si presenta a noi con una grande line-up, ma che nasconde delle crepe. Innanzitutto è giusto osservare la mancanza di alcune delle stelle più brillanti del roster, come Shuri e Fukuoka Double Crazy. Tutte e tre le lottatrici ci hanno fatto sapere che non prenderanno parte al torneo perché vogliose di fare esperienze anche fuori dalla Stardom.
Il loro obiettivo è pressoché il medesimo, quello di rafforzarsi per poi tornare in Stardom più cariche che mai. Un obiettivo che in parte condivido, ma che mi lascia comunque con l'amaro in bocca, perché in fondo non si sta parlando di rookie come Kikyo Furusawa, ad esempio, o Emma Maishima, che tutto sommato necessitano di imparare i trucchi del mestiere, ma di 3 atlete ormai sulla cresta dell'onda da anni, contando anche le assenze ormai obbligatorie di gente come Tam Nakano, Mayu Iwatani, Mina Shirakawa e che più ne ha più ne mette. Beh, avere all'interno del torneo gente come Shuri, Azuki e Koguma era di certo un valore aggiunto. E poi c'è un'altra questione che mi ha fatto storcere il naso. Vedete, abbiamo appreso che solo una tra Yuria Hime e Akira Kuragane avrà la possibilità di partecipare al 5-Star Grand Prix. Infatti le due ragazze si sconteranno in un match che vedrà la vincente prendere parte alla kermesse e la sconfitta guardare il tutto da spettatrice. Ma io mi chiedo, era davvero necessario lasciare in panchina una di loro? Voglio dire, è pressoché ovvio che né una né l'altra possono ambire alla vittoria finale. D'altro canto, è un'esperienza che può portare valore nella carriera di entrambe, ma purtroppo una di loro non potrà avvalersi di tutto ciò. Allora forse, dico forse, non sarebbe stato meglio far partecipare entrambe, magari al posto di Bea Priestley? Non me ne vogliono i fan dell'ex Blair Davenport, ma avevamo davvero bisogno di lei nel 5-Star Grand Prix 2025? Non era meglio dare spazio piuttosto a chi ha bisogno di farsi le ossa e un giorno ambire ad un posto al top della compagnia? Ammettiamolo, Bea alla fine non darà un vero valore alla Stardom nel lungo periodo. Quello invece lo potrebbero fare Yuri e Akira, se sono la compagnia di Taro Kada gliene darebbe la possibilità. Non so, queste sono come sempre mie personali opinioni che voi siete liberi di condividere o meno. Ecco perché vi invito a farmi sapere la vostra opinione qua sotto nei commenti. Per concludere, il 5-Star Grand Prix 2025 si presenta a noi come un evento imperdibile per tutti i fan del wrestling. 32 delle migliori lottatrici si contenderanno lo scettro di regina con l'obiettivo di incoronare il sogno di conquistare uno dei titoli più prestigiosi al mondo e noi siamo pronti a viverlo insieme a tutte loro. Io sono Kirito e anche oggi vi ho portato un pizzico di Stardom sulla soglia delle vostre case. Lasciate un like, iscrivetevi al canale e non dimenticate di seguire Donne tra le corde, una finestra che si apre sul mondo del wrestling femminile grazie ad una copertura totale degli eventi di WWE e AEW e così via. Trovate tutti i link di questo magico progetto qui sotto in descrizione. Grazie di cuore e alla prossima. Bye poi!